Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche predestinate per il mese di febbraio 2026. Abbiamo la carta dei carro. Può essere un momento dove sarà necessario prendere una decisione, fare una scelta, dare una certa direzione ad una situazione o ad una relazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video, si chiama Guida alle letture collettive e sempre nella descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, c'è anche il link alla promozione della lettura semestrale di gennaio e febbraio e trovate anche il link del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, abbiamo un cavaliere di bastoni, sette di coppe, abbiamo una regina di coppe, un sette di bastoni, il mondo, è volata una carta, dopo la recupero, abbiamo il fante di bastoni e il 9 di coppe. 2 di bastoni, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire qual è il movimento energetico più importante del mese. In un secondo momento andiamo a vedere il lavoro, il denaro, le relazioni, insomma un po' tutto. Partiamo da questo cavaliere di bastoni. Un momento che mi si sono mischiate le carte. Ok, 4 di coppe, e asso di denari. C'è un potenziale nuovo inizio, ma sento che non lo si vede arrivare. Potrebbe essere una persona nuova, ragazzi. Andiamo a vedere 7 di coppe. Per qualcuno può essere una nuova fase della propria vita che sta iniziando, ma talmente lentamente da non rendersi quasi conto. Allora, per i 7 di coppe abbiamo la sacerdotessa e un cavaliere di coppe. Andiamo a vedere anche la regina di coppe. Abbiamo un 6 di bastoni. Sei di bastoni, 6 di coppe e 2 di spade. C'è come, secondo me è un capitolo romantico quello che potrebbe iniziare, ma sento che, insomma, avete bisogno di essere convinti di più della persona che andrete a conoscere o che state già conoscendo. C'è come prima da chiarire certi punti importanti a livello caratteriale, a livello di valori, a livello di obiettivi. Andiamo a vedere 7. Abbiamo il fante di spade e un 10 di bastoni.
Mm. È come se qualcuno fosse un po' trattenuto qui, ragazzi. Per certi versi vi sento molto focalizzati su di voi, tanto da, come dire, respingere varie energie che potrebbero arrivare, perché qui effettivamente ci sono più persone che potrebbero arrivare, più situazioni che si potrebbero aprire, però voi siete ancora in fase di analisi, se vogliamo, secondo me su quale sia l'opzione migliore. Andiamo a vedere il mondo. Abbiamo un 7 di pentacoli e una regina di pentacoli. Potrebbe esserci anche qualche tema legato al denaro, qui ragazzi, effettivamente. Avete un asso di denari, non vi nego che effettivamente all'inizio del mese potrebbe arrivare come qualche denaro extra, qualche soldo in più, qualche premio, qualche tipo di guadagno inaspettato, aiuto inaspettato e stiate un po' valutando cosa fare di questo denaro. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. 3 di pentacoli, re di spade e 9 di pentacoli. Di nuovo qua 2 di spade, 2 di bastoni, c'è come una certa indecisione sul che tipo di strada prendere, che cosa costruire, come muoversi, a chi appoggiarsi, come impostare la cosa. Andiamo a vedere il fante. Morte. E torre. Datemi una carta per la morte, una carta per la torre. C'è la rottura di qualche schema di comportamento. Voglio andare a vedere anche il 9 di coppe. 6 di spade. Fante di coppe. Allora, è interessante perché qui le due figure minori di coppe sono girate al contrario. Io non so se siete voi che volete iniziare a pensare a voi stessi, volete staccarvi dalla situazione che avevate già e state iniziando comunque un nuovo ciclo, state come cercando di allontanarvi da qualche cosa, togliervi dei pesi da dosso, togliervi delle responsabilità. Qua effettivamente, ragazzi, abbiamo morte, torre e giustizia al contrario. C'è come una rottura netta, ma non sento che sia... Perché c'è anche il Papa, stavo guardando, non avete né giudizio, non avete carte karmiche, perché per qualcuno potrebbero essere dei voti presi in altre vite. E con la carta del carro sento che qualcuno si muoverà in avanti. Tenete presente che finiamo con un 9 di coppe, quindi c'è un fine mese pieno di soddisfazioni. È come se qualcuno vi facesse delle offerte. Con il 7 di coppe sono offerte illusorie, sono cose un po' campate in aria, potrebbero anche essere offerte indirette, nel senso un po' velate.
Però come vi dicevo prima, è come se la cosa non vi convincesse tanto, siete ancora in dubbio, potrebbero esserci degli aspetti da un punto di vista economico piuttosto che legale che non vi sconquifferano, potrebbero esserci delle migliorie da dover fare per cui c'è bisogno di investire, però questo progetto, queste idee, questa cosa, insomma, non vi convince. Io sento che qualcuno potrebbe lasciar perdere tutto qua, fondamentalmente, e spostarsi in avanti. È come se ci fosse un rifiutare una proposta, un'offerta che non è consistente. Allora, partiamo dal lavoro. Se siete disoccupati, mm, a parte che riceverete degli aiuti da qualcuno vicino a voi, e se siete disoccupati da poco, ho come l'idea che abbiate ricevuto magari il TFR piuttosto che una buona uscita. Adesso poi arriverò alla situazione economica, però ho come l'idea che anche se siete senza lavoro, nel mese di febbraio tutto sommato le cose non andranno poi così male, ma nel senso che secondo me troverete delle cosette da fare, diciamo così, no? Potrebbero anche essere dei contatti. Mm? Quello che vi blocca un po', secondo me, è il fatto che non volete spostarvi e invece sì, avete il carro, dovete spostarvi. Può anche essere un problema di mezzo di trasporto nel mese di febbraio. Per le persone che sono dipendenti, io sento che qualcuno ha come questo forte vincolo con un'azienda ed è ora di lasciarlo andare. Vi dico così perché potrebbe essere una collaborazione con un'azienda familiare, soprattutto se in questa azienda familiare siete quelli che sono il commerciale e l'ufficio marketing, piuttosto che, non lo so, le persone che seguono le piattaforme internet, i social. C'è come bisogno di pensare un po' di più a voi. Vi dico, io all'inizio ho come la sensazione che vogliate creare qualche cosa di vostro, che stia iniziando comunque un ciclo senza che neanche ve ne stiate tanto rendendo conto, però avete il carro. Io credo che qui si tratti anche di accettare o no una proposta che potrebbero farvi. Magari non è una proposta, come vi dicevo prima, fatta in modo esplicito, è una proposta velata e quindi ci sono ancora dei punti cardine, soprattutto se ci sono dei soldi in mezzo, da dover chiarire, di cui dover discutere per capire come potrebbe funzionare la cosa. Sinceramente sento che rifiuterete. Ho come la sensazione che qualcuno rifiuterà qualcosa. E se foste autonomi, ragazzi, potrebbero esserci dei licenziamenti. O se per caso avete qualche tipo di collaboratore che non vi convince più tanto, che non è più così produttivo come all'inizio, insomma, se i rapporti lavorativi sono cambiati, sono ehm, precari, sento che qualcuno effettivamente potrebbe valutare questa rottura di contratti, anche se i di Pentacoli è che è uno degli arcani minori della giustizia, è il contrario. C'è la torre, c'è la morte, vedo proprio come un distanziarsi e ricominciare da soli. Arriviamo alla parte economica. Allora, secondo me, quest'asso di denari potrebbe essere, come vi dicevo, un premio o un qualche dono ricevuto, un aiuto magari dall'esterno. Ehm, Potreste essere nella esigenza di dover decidere dove investire questi soldi in più o magari i vostri risparmi. Sento che siete come in un dubbio, qui abbiamo due di spade e due di bastoni, su che strada intraprendere. Quindi se, ipotesi, ristrutturare casa, se
cambiare o mettere a posto la macchina, piuttosto che cercare di prendere questo denaro e costruire qualche cos'altro di nuovo. Potrebbe essere un investimento, potrebbe essere un acquisto importante. Quello che vi voglio dire è, mm, fatevi un programma di spesa, perché qui ci sono delle decisioni e dei cambi importanti che, a meno che non abbiate le spalle ben coperte a livello economico, sarebbe meglio fare come una scala delle priorità. Che cosa avete bisogno di riparare, cambiare prima, o che soddisfazione volete togliervi prima, o qual è la vostra priorità a livello di, non lo so, risparmio e basta, li reinvesto, investo su di me, cioè come volete gestire questo denaro in più che arriva. Ehm, Parliamo di progetti. Ho la sensazione che voi non stiate vedendo arrivare il cambio. Quello che vi voglio dire è andate avanti, muovetevi in avanti, cominciate a sbrogliare la matassa e vedrete che secondo me, soprattutto se avete dei progetti che adesso come adesso nella vostra testa non riescono ancora a prendere un senso, non riescono a essere concretizzati, o sono progetti che state portando avanti tanto, da tanto tempo e non hanno come un risvolto positivo e magari siete sul punto di lasciare andare, di arrendervi, ecco, no, non lo fate perché secondo me qui le cose possono cambiare. Quello che vi dico è che avete bisogno come di studiare meglio certe dinamiche per far funzionare il vostro progetto, ok? Parliamo di relazioni, ragazzi. Parliamo di persone single. Dunque, io sento che arriva qualcuno. Potrebbe essere una persona molto affascinante, vi devo dire, però credo che non vi convinca molto la persona. Potrebbe essere una persona che parla tanto e conclude poco. È come se voi aveste bisogno di più consistenza, di più concretezza nella relazione. Allora, vi dico anche che questa persona arriva nella vostra vita per farvi prendere consapevolezza di una vostra dinamica di comportamento. Quindi è molto importante la parte di osservazione della dinamica di movimento nella relazione, non tanto che cosa fa l'altro, ma come vi comportate voi nei confronti dell'altro quando, per esempio, vi punzecchiate, quando c'è un qualche questione che viene trattata e che magari vi fa male, che tipo di reazione avete, queste cose qua. Ehm, Credo che comunque questa conoscenza inizierà e finirà entro febbraio. Per le persone che sono in una relazione, anche qui sento che c'è bisogno di consistenza. E la consistenza non è farvi il regalino per dirvi io ti penso, la consistenza è creare qualche tipo di progetto insieme, capire dove va la relazione, capire se c'è qualche cosa che si può creare, sì, ma soprattutto il che direzione diamo alla relazione, cioè siamo amici con interesse, siamo più che, più che amici, siamo fidanzati, siamo collaboratori, siamo, non lo so, soci. Però io ho anche quest'idea che è come se l'altra persona a livello pratico facesse come delle cosette per farvi capire che è presente, però poi quando è ora di prendere posizione,
su certi temi. Ecco, sento che la persona è un po' schiva. Per le persone che sono in una relazione clandestina, mm, sì, io ho come la sensazione che da un lato vi diano il contentino, magari il regalino, magari la parolina, però poi alla fine, all'atto pratico, le cose non funzionino, ragazzi. Io vi dico che secondo me qualcuno di voi si muoverà oltre e lascerà perdere questa relazione clandestina o indefinita, cioè sento che se le cose non si riescono a definire, a portare alla luce, a chiarire entro il mese di febbraio, io credo che molte persone potrebbero lasciar perdere questa situazione, questa relazione. Per quello che riguarda la famiglia, è un buonissimo periodo, ragazzi. L'unica cosa che mi viene da dirvi è che potrebbe esserci una persona vicino a voi che ha bisogno di un po' di attenzione, perché c'è un po' di malinconia nel mese di febbraio, o è propria di questa persona o è tra voi e questa persona. Può essere qualcuno con il o la quale abbiate avuto un sospeso e dobbiate chiarire, per esempio. Non sento litigi, semplicemente un discorso che è stato preso e non concluso. Ok, andiamo a vedere Osho, che cosa vi consiglia. Un'apertura, l'outsider e il fulmine. Oh, torre, 5 di pentacoli e giustizia. Guardate, sono queste tre. Ragazzi, secondo me qualche cosa di importante succederà. Io credo che qualcuno potrebbe rompere dei legami di codipendenza, dei legami di dipendenza, dei legami che sono tutto fumo e niente arrosto. Qualcuno si muoverà oltre. E non dico che siano necessariamente relazioni romantiche, possono anche essere relazioni lavorative. Ci sono dei collaboratori che parlando faccio tutto io, ah guarda ti ho portato questo, sono andato da quel cliente perché X cosa e voi dite ma come, ma perché sei perso mezza mattinata ad andare da quel cliente e abbiamo questo lavoro da finire. Sono quelle persone che apparentemente fanno tutto loro e poi invece non fanno un bel niente. E sento che qui ci sarà un grosso taglio, una rottura dei vecchi schemi, un cambio e potrebbe anche esserci proprio la rottura dei contratti. Qui la giustizia era già il contrario. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Arrenditi al divino. Identifica una paura che hai bisogno di lasciare in mano al divino in modo incondizionato. Questa preghiera può cambiare davvero tutta la tua vita. L'obiettivo: libera la tua anima dal carico della paura. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che abbiate trovato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, date hype, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E se volete fare il lavoro delle credenze limitanti invece che in modo personale, in modo autodidatta, potete abbonarvi al canale. Io li tratto le credenze limitanti, sono divise per settore e in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che io ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io vi auguro una splendida giornata, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!